Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. In questa puntata vi parliamo di noi e di una parte importante del nostro progetto, le storie di coesione. Le storie di coesione sono un viaggio attraverso l'Italia trasformata in meglio dalle politiche europee. Sulla nostra pagina www.eufactor.it potete trovare le prime due, che sono due esempi di come la regione in cui ci troviamo, l'Emilia-Romagna, ha deciso di interpretare le politiche europee per favorire la coesione con la cittadinanza, la svolta digitale e la partecipazione attiva alle politiche del futuro. Partiamo da Reggio Emilia, dove siamo andati a constatare uno degli esempi della strategia emiliano-romagnola in chiave europea, i laboratori aperti, che per di più a Reggio Emilia hanno anche portato alla riqualificazione in grande stile di uno degli angoli più belli della città. Siamo a Reggio Emilia, la città in cui nacque e per la prima volta fu mostrato il 7 gennaio del 1797 il tricolore. Qui, in centro, sorgono i chiostri di San Pietro, il più straordinario complesso monumentale della città. Dal recupero, voluto dal comune di Reggio Emilia, di quella che è una delle testimonianze più suggestive del Rinascimento italiano, è nato uno dei 10 laboratori aperti promossi e finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Lo scopo è quello di rafforzare l'identità delle aree urbane, così da favorire la partecipazione dei cittadini e delle imprese alle scelte strategiche della città. All'interno del laboratorio troviamo 3 anime: l'anima food, l'anima work e l'anima di innovazione e di progettazione. Sono stati fatti tantissimi laboratori come centri di pensiero, di innovazione e di progettazione. Ci sono state in 2 anni circa 60 presentazioni di libri, abbiamo fatto e organizzato eventi con l'associazionismo in sessioni invernali estive e abbiamo coprogettato anche con l'amministrazione comunale temi culturali. Uno dei progetti a cui teniamo moltissimo è stato un laboratorio per la pace che abbiamo fatto recentemente, a cui hanno partecipato una cinquantina di mamme di bimbi ucraini che risiedevano nella nostra città e ai quali abbiamo potuto offrire, nell'ambito di un circuito di bellezza, laboratori e attività culturali di innovazione che sono stato uno scambio educativo non solo per loro ma soprattutto per noi. Dunque la strategia di investimento dei fondi di coesione europea da parte dell'Emilia-Romagna è letteralmente aderente a quello che è l'obiettivo delle politiche di coesione, cioè quello di valorizzare i territori, di renderli più collegati, di avvantaggiare quelli che magari sono stati oggetto di minori investimenti o per loro natura sono meno favoriti nella competitività. Un tema che ritroviamo non soltanto nel bellissimo centro storico di Reggio Emilia, ma anche in zone più periferiche che hanno cambiato valenza o la stanno cambiando nel corso del tempo. Da Reggio Emilia ci spostiamo a Ravenna e andiamo in Darsena, ed è così che con i fondi di coesione europea è nato il progetto Dare. Ravenna è la città più grande e più importante, da un punto di vista storico, della Romagna. Una città che però non vive solo di storia e che infatti dalla seconda metà del XX secolo ha conosciuto un periodo di grande espansione. Alla crescita demografica che ha portato la città ad avere un territorio comunale secondo solo a Roma per superficie, si è affiancata una serie di progetti architettonici che oggi si concentrano in particolare attorno al canale Candiano che collega la città al mare Adriatico. Proprio qui sorge il quartiere Darsena di Città, vicinissimo al centro storico di Ravenna, un quartiere che negli anni ha attraversato anche momenti difficili, anni di dismissione e abbandono, soprattutto quando il porto della città si è trasferito più vicino al mare. È proprio qui che il progetto Dare ha intercettato necessità e potenzialità del territorio, proponendo e praticando soluzioni innovative mai tentate prima. Oggi questo è un quartiere molto interessante che sta ritrovando la sua identità. Su quest'area c'è stata da anni l'attenzione dell'amministrazione proprio per ingaggiare un percorso di rigenerazione urbana con luci ed ombre. Diciamo che la rigenerazione qui in Darsena è partita, ma non è ancora sbocciata pienamente, anche perché proprio su un'area così variegata e così pubblico-privata l'amministrazione non può intervenire direttamente, deve necessariamente andare a cercare un'alleanza con i cittadini e con i privati.
Salutiamo l'Emilia Romagna ringraziando Studio Sunset che ha realizzato le prime 2 storie di coesione reperibili sul sito eufactor.it, dove presto ne arriveranno altre, perché l'Italia è grande e le strategie di coesione attraverso i fondi europei sono molto diverse l'una dall'altra. C'è il caso della Puglia, ad esempio, una regione lunga ben 800 km che ha deciso di investire le risorse europee per creare una rete di biblioteche che siano sia fisiche che virtuali. Ci sono regioni che hanno attuato strategie basate ad esempio sui luoghi di cultura, sui luoghi monumentali, come ha fatto il Piemonte, e molti non sanno che alcuni dei musei più famosi d'Italia, quali quello egizio o la Reggia di Venaria Reale, sono stati rimessi a nuovo, potenziati, valorizzati, aperti ai turisti grazie ai fondi di coesione. E da questo punto di vista una regione che ha deciso di fare all-in sulla cultura c'è e si chiama Umbria, una regione di castelli che sarà protagonista della nostra prossima storia di coesione. Siamo andati a Spoleto a scoprire come la rocca che sormonta la città si sia trasformata da un carcere a uno dei luoghi turistici, storici e culturali più belli d'Italia e sarà oggetto della nostra terza storia di coesione. Abbiamo recuperato tutta quest'area verde che diventerà un giardino aperto agli spoletini e ai turisti, che era nella zona dove prendevano loro ad aria i carcerati. Praticamente in questi ultimi 40 anni si era trasformata in una sorta di serpaglio. Abbiamo tutta recuperata mettendo anche a vista in luce quelli che sono i fondamenti della chiesa di Sant'Elia, che viene demolita proprio per far posto alla rocca. Questa zona, ecco, la inaugureremo quanto prima, non appena ci chiudono il collaudo della scala. Il percorso di visita delle torri comincerà da qui e qui ci sarà una zona di accoglienza perché i visitatori saranno opportunamente vestiti, avranno i caschetti per esempio per evitare incidenti, e i gruppi saranno contingentati di 13 persone, più una guida in apertura e una guida in chiusura, per rendere quanto più possibile sicuro il percorso, anche perché poi se non ci si dovesse perdere non è facile ritrovare la strada, quindi è bene rimanere uniti e la presenza delle 2 guide garantisce questo. Era solo un piccolo assaggio della prossima storia di coesione sulla rocca Albornoz di Spoleto e in generale sulle strategie dell'Umbria per rilanciare e potenziare il turismo e soprattutto il turismo slow, ecocompatibile, magari sui pedali di una bicicletta o addirittura a piedi. Il nostro giro d'Italia attraverso le storie di coesione continuerà e noi vi invitiamo a rimanere collegati al sito www.eufactor.it e ai suoi canali social per vedere tutte le novità e anche per darci la vostra opinione sul lavoro che stiamo facendo per insegnarvi un po' di più sulle politiche di coesione europea. Nel frattempo, Eufactor finisce qui.